Ciao, questo avviso iniziale è solo per ricordarti che il 12 maggio, cioè fra pochi giorni, sarò ospite della gentile libreria Feltrinelli a Verona, in via Quattro Spade al numero 2. Sarò lì dalle 18 per presentare il mio libro. Se sei da quelle parti, fai un salto a salutarmi. Mi farebbe piacere incontrarti. Tutto qua. Ti auguro un buon ascolto di questo nuovo episodio. Questo che stai ascoltando è Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico. Sono Alessandro Gelain, insegnante di filosofia, psicologia e scienze umane. Se vorrai stare in mia compagnia, ti offrirò le storie più interessanti della mitologia greca e romana. Il mito ha ancora molto da insegnarci e talvolta, come uno specchio, è capace di mostrare meglio a noi stessi quello che siamo. Puntata numero 112. 2 pretendenti per Beroe. Prima parte. Tempo fa ti ho raccontato della vita di Adone, della sua nascita dall'incestuoso legame tra la giovanissima Mirra e suo padre. Adone è così bello che fa innamorare di sé Afrodite come pure Persefone. Dalla frequentazione con Afrodite nasce la bella Beroe, protagonista e motore del racconto di oggi. La bimba, destinata alla saggezza, viene partorita sopra ad un testo di leggi, così come le donne spartane partoriscono i figli sopra uno scudo rotondo di cuoio. Alla nascita di Beroe, Afrodite è accudita da Hermes, che fa da levatrice, e da Temi, che la sorregge nel travaglio. I 4 venti portano sulle terre il suono del suo primo vagito, come a riempire la terra dei precetti di Beroe. Così Oceano sparge per il mondo l'acqua della sua nascita e il tempo riveste la piccola con i panni di Diche, la giustizia, e le ore tutte risuonano in un canto di gioia alla notizia della nascita di questa bimba saggia. Da Hermes e da Temi, da queste 2 figure tutelari, la bambina sarà dotata di arguzia e di fermezza di carattere, oltre che di un vivo intelletto. Anche tutti gli animali gioiscono, come per istinto, alla nascita della piccola, tranne una sola specie che, bruna e scura, fa sembiante di non curarsi di questo evento: i cinghiali. Questi incontenibili animali non hanno nulla contro Beroe. A loro non è concesso di provare gioia per la nascita di questa bimba, in quanto proprio in un cinghiale si è trasformato Ares quando ha voluto uccidere Adone. Si nutre al seno materno, ma alla neonata viene dato anche il miele più puro dell'Attica e, quando ha sete, beve dell'acqua proveniente da una fonte sacra d'Apollo, acqua che dona sapienza, saggezza e lungimiranza. Beroe sboccia, correndo veloce come la dea saettatrice Artemide. Getta le reti per la caccia meglio di quanto le abbia gettate il suo abile padre, Adone. Somiglia molto nel corpo e nel volto e nei modi alla madre. Beroe, che corre scalza, è orgogliosa delle sue caviglie perfette, ereditate anch'esse dalla dea di Pafo. La sua voce poi è flautata, quasi di miele. Non alza tono o volume. Sulle sue labbra pare si sia seduta a peito la persuasione. Perciò il suo vellutato parlare
eccita l'animo prudente dell'uomo più prudente. Zeus la vede, ormai adolescente, correre per i prati. Se ne invaghisce e decide di usare di nuovo la trasformazione in toro, molto utile nel caso di Europa, che ha rapito in riva al mare. Poi il re degli dei ritorna sui suoi passi. C'è chi dice proprio perché egli non vuol più vestire quella forma. Forse ricordi anche come Atena lo abbia rimproverato duramente l'ultima volta, proprio per la trasformazione in toro. Vedendo questa bimba crescere in grazia e bellezza, Afrodite, che l'ha partorita in una località del Libano, altro luogo alternativo a Cipro in cui potrebbe aver avuto i natali la stessa dea dell'amore, Afrodite, dicevo, lascia queste spiagge bellissime per volare da Armonia, la figlia avuta da Ares e che ora abita in Samotracia, nel palazzo di Elettra. Nelle sue stanze, volentieri Armonia legge alla madre le 7 tavolette del vaticinio che le appartengono. Afrodite, con gioia, viene a sapere che Beroe sarà fondatrice di Berito, una città destinata ad avere il primato nella giurisprudenza. A questa notizia, che si va ad assommare alle doti di intelligenza e avvenenza della figlia, la dea decide che solo un dio potrà essere degno di avere la mano della sua incantevole creatura. Svelta chiama Eros e lo spedisce di gran carriera verso Poseidone e Dioniso e gli ordina di scoccare al cuore di entrambi identico amore per Beroe, un amore che li spinga a prenderla in sposa. Immagina Eros che, sorridendo, malizioso e divertito, prepara 2 frecce. Con cura avvolge le punte in un leggero panno di lino umido intinto d'olio e le accende con un fuoco inestinguibile. Incocca risoluto le 2 frecce insieme e insieme le scocca verso il cielo. Queste prendono 2 direzioni diverse, lontane tra di loro, ma giungono a colpire il loro bersaglio. Poseidone tra i flutti e Dioniso sul suolo della bella città di Tiro, nel sud del Libano. I 2 grandi dei, trafitti contemporaneamente, cadono innamorati di Beroe, la bella tra le belle. Immediatamente si muovono per raggiungere il luogo dove hanno saputo risiede colei che, pur mai vista, fa battere i loro cuori. Arrivano sulle spiagge dove verrà fondata la città di Berito, e qui avversari in amore si guardano in cagnesco. I 2 però non si scontrano, né agiscono contemporaneamente nel tentativo di sedurre la ragazza. Anzi, Dioniso con faccia tosta si fa avanti, mentre Poseidone, dal carattere ombroso, preferisce per il momento, seppur a malincuore, ritirarsi. Dioniso di questo è ben lieto. Riuscirà presto ad entrare nelle grazie della giovane senza che lo zio scuotiterra gli stia tra i piedi. Dioniso ricorda come ha avuto vita facile con la bella ninfa Nicea, bellicosa nel momento in cui l'ha avvicinata e morbidamente arrendevole dopo aver bevuto la bevanda del dio da lui stesso inventata. Nicea, figlia del fiume Sangario e di Cibele, divinità della natura selvaggia, è una abile ninfa cacciatrice, orgogliosa e superba a tal punto da trafiggere alla gola i suoi spasimanti con delle frecce. Dioniso sorride al ricordo di come quella creatura di cui si era invaghito abbia ceduto le sue voglie dopo solo qualche bicchiere di vino. Come muove i suoi passi verso Beroe, però, qualcosa di strano gli accade. Il suo fare sicuro si dissolve, il suo sguardo seduttore si fa timido, la voce gli si spegne nella gola. Ma che gli sta succedendo? Beh,
È la prima volta che il cuore di Dioniso è stato trapassato da un dardo di Eros, così come Nicea, che mai prima aveva assaporato il vino e a causa di ciò ha perso ogni volontà, imprigionata dall'ebbrezza e dal sonno, altrettanto Dioniso, in una specie di pena retributiva, si presenta come indebolito, insicuro e fiaccato nell'animo nel suo avvicinarsi alla persona non solo desiderata, ma amata. Si avvicina e si ritrae, la spia da dietro gli alberi, la segue calpestando le sue orme, inebriato da quel corpo virginale che con grazia si aggira nel bosco. Beroe si disseta ad una fonte. Dioniso trasale di gelosia, che ella beva acqua e non vino. Temendo che Poseidone riesca ad insinuarsi in Beroe, lui che governa altissimo e profondissimo ogni goccia d'acqua che scorre sulla terra, Dioniso vorrebbe urlare di rabbia. Si trova invece a sussurrare così pudicamente che nemmeno le foglie vicine alla sua bocca lo odono. O Vergine, dissetati col mio nettare e non con l'acqua gradita alle vergini. Non bere alla sorgente, perché l'acquatico dio dalle fosche chiome non rubi nell'acqua la tua verginità. È pazzo di femmine, è infido. Guardati da questa infida corrente, che quell'impostore non sciolga il tuo cinto. Oh, fossi anch'io una corrente, come Poseidone, scuotitore del suolo, e gorgogliando abbracciassi alla fonte, preda di desiderio, la mia Beroe, incauta ed assetata. Beroe, sazia di acqua, ridendo, riprende a correre nel folto del bosco e Dioniso si disseta alla stessa fonte in cui un attimo prima ha bevuto la giovane. E questa azione pare che gli dia un po' di ristoro. Ma questa pace dura poco. Un'onda di desiderio lo assale di nuovo. Non trovando il coraggio di affrontare viso a viso la bella Beroe, lui che non ha tremato di fronte ai giganti, lui che ha conquistato le terre dell'India, lui che terribile agita il suo tirso massacratore, lui, Dioniso, sceglie di mutarsi in un giovane cacciatore. Sotto queste spoglie avvicina Beroe e osa parlarle. Finge di scambiarla per Artemide, la dea della caccia, solo per farle dei complimenti per le sue grazia e bellezza. Oh Artemide, dov'è il tuo arco? Chi ha rubato la tua faretra? Dove hai lasciato la tunica che ti copre fino al ginocchio? Dove i tuoi sandali più veloci di un turbine di vento? E dov'è lo stuolo delle ancelle? E le reti? Dov'è la muta delle cagne sollecite? Temi di disturbare il riposo di Afrodite e di Adone? Per questo non stai cacciando i cerbiatti? La giovane, colpita da queste parole lusinghiere, nell'intimo del suo cuore sorride. È la prima volta che qualcuno le parla così. I suoi ingenui pensieri di giovinetta la rendono superba. Non si accorge, lei che è destinata a divenire così sapiente e saggia, dell'inganno di Dioniso, e rimane lì ad ascoltarlo. Il dio sta passando dalla gioia allo scoramento. Le sue parole hanno lusingato, sì, la giovane, ma ella non ha pensieri d'amore. Le è estraneo il pensiero del desiderio. Dioniso vuole invece che lei sappia di quella smania che lo consuma. Terribile è la vita dell'innamorato quando la persona amata ignora di essere desiderata. Dioniso continua a seguire Beroe, perdendo anche il sonno. E così il gran dio geme in un cupo silenzio, indebolito dallo strale di Eros. Cerca invano di nascondere tutti la piaga del suo amore non corrisposto. Senza tregua insegue la giovane che, ridendo, si lascia ingenuamente rincorrere.
Il mito qui ci restituisce un Dioniso per niente in linea con l'altero splendore e con la superba sicurezza di sé. Il suo comportamento ci può apparire ridicolo, certo, ma è sempre un memento di quanto la forza di Eros sia superiore a qualsiasi altra nell'universo. Perfino Pan, cui Dioniso confida di essere innamorato, lo schernisce. Orsù, amico mio, incanta all'amore la Vergine con saggio silenzio, inviandole cenni eloquenti con il moto delle ciglia, come tu sai fare. Ma ecco, la paura t'assale accanto alla casta fanciulla. Ebbene, cosa può farti una vergine da sola? Lancia, ella non vibra, e dardo non scaglia con la mano di rosa. Le sue armi sono gli occhi che saettano amore, i suoi strali le guance color delle rose. Pan lo invita a tentar di sedurre la giovane con allusioni neanche tanto velate. Perché non le dici così? Io sono un contadino del tuo Libano. Se vuoi posso irrigare il tuo campo, far maturare il tuo frutto. Conosco il ciclo delle 4 stagioni. Al vedere l'autunno che giunge alla meta, così esclamerò. Lo scorpione sorge vivifico nel cielo, è l'araldo del solco fecondo. Aggioghiamo i buoi all'aratro. Tramontano le Pleiadi, quando seminiamo le zolle. I solchi sono fecondi allorché cade al suolo la rugiada irrorata da fetonte. Dioniso ci prova, elencando azioni legate certo alle stagioni, ma ancor più all'unione sessuale. Ma Beroe si infastidisce e si allontana, coprendosi le rosee guance nella fuga. Questo nascondersi accende ancor di più Dioniso, che Eros rinvigorisce il fuoco nell'occhio di chi sta rimirando una donna pudica mentre questa si cela allo sguardo. Dioniso non ce la fa più. Si mostra a lei come il dio che è, trasfigurandosi finalmente. Nel suo desiderio, che è estraneo al pudore, così si rivolge a lei. Vergine, per amor tuo più non abito il cielo. Le grotte di tuo padre più care mi sono dell'Olimpo. Amo la tua patria più dell'etere. Non anelo allo scettro di Zeus mio padre, quanto alle nozze con Beroe. Vale più dell'ambrosia la tua bellezza. Le tue vesti spargono il profumo del nettare celeste. Vergine, giacché so che Afrodite è tua madre, ho stupore che il suo cinto non t'abbia stragato. Tu hai Eros per fratello, eppure non conosci l'assillo d'amore. Perché fuggi i riti di Afrodite, tu che di Afrodite hai il sangue? Vuoi recare disonore alla stirpe materna? Se davvero in te scorre il sangue dell'assiro amabile Adone, fatti esperta delle leggi suavi del padre, che compie le nozze, sii docile al cinto della dea di Pafo. Unisciti a Dioniso e fai di lui un compagno e uno sposo. Prendendo le reti di Adone, tuo padre, stenderò io il letto di mia sorella Afrodite. Ricordando il terzo incomodo, nel suo tentativo di seduzione Dioniso pronuncia parole di avviso nei confronti di Poseidone. Quali degni doni ti offrirà lo scuotitore del suolo? L'acqua salmastra, tuo dono di nozze, ti accoglierà. E sarà lui a stendere pelli di foche spiranti l'acre odore del mare come drappi marini di Poseidone? Ma non accogliere pelli di foche. Menadi come ancelle e satiri come servi voglio offrire alla tua stanza nuziale. Accogli, mio dono di nozze, anche l'uva del vigneto. Lascia il tridente. Fuggi, mia cara, il cupo rimbombo del mare che mai tace. Fuggi l'implacabile assillo d'amore di Poseidone.
Ma la fanciulla, con le mani, copre entrambe le orecchie. Non vuole ascoltare più lusinghe d'amore. Ora ella sente di odiare il pensiero di giacere con qualcuno nei riti delle nozze. E più si ritrae, più Dioniso incalza. Beroe propone una battuta di caccia insieme, come una sfida. Dioniso, desideroso di compiacerla, accetta e con il suo pungolo d'amore si inoltra nella foresta. Anche Beroe fugge via, consapevole che questo stratagemma per rimanere un po' da sola non durerà a lungo. Esce dal bosco, sicura che Dioniso continuerà a pensare che ella si trovi ancora lì, e si avvia correndo su sentieri deserti. La terra trema sotto i piedi, le pare, mentre sta correndo. Beroe si ferma e si guarda attorno verso i monti, ma non vede nulla. Poi si gira verso la spiaggia e vede lui, gigantesco e forte. Con l'acqua che gli gocciola dalle gambe e dagli azzurri capelli, Poseidone è emerso dal mare per una passeggiata solitaria. Il suo sguardo brumoso e cupo incontra quello di Beroe. Se questo podcast ti piace, lascia un commento. Se vuoi aiutarmi a far conoscere questo canale, condividi con i tuoi amici gli episodi che ti piacciono di più. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti. Riceverai una discreta notifica quando viene pubblicato un nuovo episodio. E infine, se proprio lo ami, sostieni questo progetto acquistando o regalando Il Re degli Dei, il libro nato proprio qui, che racchiude le storie più belle della mitologia greca, dall'origine dell'universo alla salita al trono di Zeus. Lo trovi sugli scaffali di tutte le librerie e anche in quelle online. Buona lettura! Hai appena ascoltato un episodio del podcast Mitologia, le meravigliose storie del mondo antico, raccontate da me, Alessandro Gelain. Grazie per esserti sintonizzato. Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Castbox, scegli tu. Iscriviti a questo podcast sulla tua piattaforma preferita. Ci sentiamo al prossimo episodio.